A few moments later. Niente ragazzi, ci ho provato a fare la intro dalla spiaggia, ma c'è un vento bestiale. Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Io sono Giuseppe e questo è Info All Tutorial Mod. Oggi andremo a vedere una fantastica torcia che mi è stata inviata dalla Wurkos, la HD04. Super compatta, super leggera e super economica. Bene ragazzi, prima di iniziare però voglio chiedervi di aiutare il canale. Per sostenermi la cosa migliore è quella di iscrivervi, di mettere un like e soprattutto di mettere un commento a questo video in modo da spingere l'algoritmo di YouTube. Bene ragazzi, facciamo crescere il canale così vi porto prodotti sempre più interessanti. Bene ragazzi, dopo questa intro non ci resta che andare a spacchettarlo e vedere un po' come è fatto. Andiamo! Bene ragazzi, ed eccoci qui con la nostra torcia della Wurkos, la HD04. Qui vi faccio vedere un po' le funzioni, le caratteristiche. Andiamola ad aprire. Ha quella forma un po', sembra il robottino quello, non so se vi ricordate, quello degli anni 80, magari vi metto uno screen. Quindi qui togliamo il cartoncino dove ci dice di andare a rimuovere la pellicola che c'è sulla torcia. Manualino di istruzioni con la lingua italiana, il laccetto per il polso, Type-C per la ricarica e qui abbiamo la nostra piccola torcia robottino. Come vi dicevo, ho rimesso qui la pellicola, arriva con questa pellicola gialla che andiamo a rimuovere ed ecco qui, guardate quanto è carina questa torcia. A differenza delle altre torce il corpo è in plastica e soltanto la testa è in alluminio, questo alluminio aeronautico, ma il resto è in plastica, infatti lei risulta veramente leggerissima. Vi metto vediamo, il peso è di 56 grammi. Qui dietro trova spazio la porta di ricarica USB Type-C, una comodissima clip per attaccarla ad un cappello o allo spallaccio dello zaino. La testa, come vi dicevo, può ruotare, vedete, guardate, oltre a inclinarsi così di 90 gradi lei può anche ruotare da questa parte, quindi potete andare a metterla un po' come vi pare, come vi viene più comodo. Qui lateralmente ha un pulsante da questa parte e un pulsante da questa parte. Da questa parte c'è indicata la lettera M che sta a indicare Mode, infatti da qui si va a cambiare la modalità di luce, mentre da qui si va a cambiare l'intensità di luce. La torcia quando vi arriva bloccata, per sbloccarla dovete tenere premuti entrambi i pulsanti ed ecco che lei si va a sbloccare. Come vi dicevo, questo è il tasto Mode, quindi questa è la luce Spotlight. Clicchiamo e va in modalità flood, quindi una luce diffusa. Teniamo premuto di nuovo e lei va in modalità RGB. Con questo pulsante qui si vanno a cambiare, tenendolo premuto, vedete, le varie colorazioni. Fa tutto il giro delle varie tonalità di colore. Stessa cosa se andiamo appunto nella Spotlight, teniamo premuto e lei va nelle varie intensità, dalla Moonlight, cioè questa, fino alla alta e alla turbo. Se vogliamo andare alla turbo velocemente basterà un doppio clic e lei va direttamente alla turbo, che manterrà per un minuto. Stessa cosa per la Floodlight, teniamo premuto e lei passa in rassegna tutte le modalità. Stessa cosa qui se vogliamo andare direttamente alla turbo, doppio clic e lei va alla turbo. Poi andiamo alla modalità luce RGB. Questa luce RGB, doppio clic con la modalità per regolare l'intensità luminosa e va in beacon, ecco qui, doppio clic e va in rassegna in automatico di tutte le tonalità di colore
e poi doppio clic e va a fare quella luce tipo polizia americana, ecco qua, tipo di emergenza insomma. Doppio clic e ritorniamo come era prima, un clic e andiamo a spegnere. Se vogliamo bloccarla teniamo premuto ed ecco che si va a bloccare. Questo doppio lampeggio ci indica che è bloccata. Se noi vogliamo andarla ad accendere, infatti lei, vedete, se schiacciamo questo ci dice che è bloccata con la luce RGB, se schiacciamo questo ci dice che è bloccata invece con la luce appunto la spotlight in questo caso. Bene ragazzi, è una torcia veramente carina. Adesso vi leggo un po' di specifiche che ci sono qui nella confezione. Come vi dicevo è 56 grammi di peso, le dimensioni sono di 36,8 x 23,8 x 7 mm. Si ricarica completamente da zero in un'ora e mezza, resiste alle cadute da 1,5 m ed è IPX6, quindi è resistente agli schizzi d'acqua. Bene ragazzi, io direi di andare un po' all'esterno al buio e vedere un po' come si comporta questa piccola torcia della Wurkos. Andiamo. Bene ragazzi, ed eccoci qui al test della nostra torcia della Wurkos HD04. Ho messo al momento la modalità floodlight ed è al minimo. Ovviamente come sempre vi metto in sovraimpressione la modalità in cui sto usando la torcia, i lumen e la durata, ecco. Bene, questa è quella, diciamo, eccola qui la nostra piccola torcia, come vedete ho acceso la floodlight e questa al minimo è la luce che fa. Ovviamente lì come sempre c'è la collinetta, andiamo a aumentare, ecco. Abbiamo aumentato, aumentiamo ancora e siamo di nuovo al minimo. Doppio clic e andiamo alla luce massima, sempre della floodlight stiamo parlando, ok? Questa è la floodlight. Adesso infatti andremo a mettere la spotlight e vedremo come si comporta. La spotlight vi ricordo che è più potente. Bene. Schiacciamo il tasto mod, questa è la luce RGB, la vedremo dopo, e passiamo ecco alla spotlight. Questa è al minimo, almeno credo sia al minimo, vediamo, facciamo un giro, sì, questa è al minimo, ecco qua. Queste siamo con la spotlight al minimo, ecco qui c'è l'alberello di limone e lì c'è la collinetta che si intravede a malapena. Ok, aumentiamo un pochino. Aumentiamo, adesso facciamo doppio clic ed ecco questa qui è la modalità turbo, ecco qui, voglio dire, per una torcia così piccola la luce la fa, insomma, non è per niente male. Guardate qui come illumina perfettamente. Andiamo, abbassiamo un po', ecco, questo è al minimo, la modalità diciamo dovrebbe essere quella luna, questa qui, quindi questa qui vi permette di magari, che ne so, in tenda di andare a poter vedere un po', leggere qualcosa, consultare qualcosa senza dare troppo nell'occhio e senza disturbare. Aumentiamo, ecco qui, aumentiamo ancora. E questo dovrebbe essere al massimo e questa è la turbo, vedete come riesce bene a illuminare, guardate dove arriviamo, diciamo la luce, insomma ragazzi, fa una bella luce. Va bene, adesso andiamo al minimo, intanto schiacciamo il tasto mod e andiamo alla luce RGB. Questa è la luce verde, insomma si vede, riusciamo anche a camminare, ecco con la luce, vedete, riesco a camminare perché riesco bene o male a vedere qualcosa e così passiamo tutte le intensità di luminosità. Questa è la luce rossa poi, vedete, quindi disponiamo anche di una luce rossa utile
perché non attira gli insetti. Continuiamo e così facciamo tutto il giro, vedete? Delle varie tonalità di luce. Bene, andiamo di nuovo alla luce principale, questa è la spotlight al minimo, facciamo di nuovo un giro così la rivediamo, facciamo una carrellata fino ad arrivare al massimo. Ed ecco qui, al massimo, vedete? Siamo al massimo, guardate quanta luce che fa. Per una torcia così piccola direi che non è niente male. Vi ricordo che ha la clip, quindi la potreste usare anche come torcia frontale. Bene, scendiamo di intensità e siamo di nuovo al minimo. Andiamo alla modalità floodlight e andiamo al massimo con la floodlight, ecco qua. Una luce meno potente, però più diffusa, vedete? Ovviamente è anche magnetica. Il magnete è più forte di altre torce, devo dire, anche perché il fatto che comunque è leggera in plastica. Mettiamolo più in alto così vi faccio vedere un po', guardate come riesce ad illuminare l'area, guardate lì, che spettacolo. No, devo dire che è una bella torcia. Non so se ve l'ho detto, lei all'interno ha una batteria da 600 mAh. Non è davvero niente male. Bene ragazzi, io concluderei qui questo test outdoor, quindi adesso andiamo, rientriamo e tiriamo le conclusioni su questa torcia della Wurkos, la HD04. Andiamo. The next day. Bene ragazzi, ed eccoci qui alle conclusioni con la nostra piccola torcia. Nonostante non sia una torcia fatta per coprire lunghe distanze, come avete visto si comporta abbastanza bene. Come vi dicevo, essendo veramente leggera, solo 56 grammi, può essere anche attaccata facilmente, vedete, al cappellino, e poi potete regolarvi voi o metterla così per andare a illuminare verso davanti, diciamo, oppure la girate, ecco qui, e illumina verso il basso, comodissima. Come vi dicevo, si può anche mettere nello spallaccio di uno zaino, e adesso qui c'è una cintura di sicurezza, ma potete agganciarla ovunque. Il fatto che sia magnetica è anche tanta roba. Niente ragazzi, giù in descrizione vi lascio i link di questo piccolo gioiellino. Sul sito della Wurkos siamo sui 24 euro più euro meno, poi vi lascio anche magari un codice sconto giù in descrizione. Vi lascio anche eventualmente il link Amazon, solo che vi avviso costa di più, sul sito della Wurkos costa sensibilmente di meno. Bene ragazzi, spero che questo video comunque vi sia stato utile, vi avrà fatto conoscere un nuovo prodotto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanellina e fatemi sapere giù nei commenti, mi raccomando, i commenti sono molto importanti, cosa ne pensate di questa piccola torcia della Wurkos. Bene ragazzi, per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me.